Ciao ragazzi, siamo ancora oggi a parlare di F-Core. Questo perché innanzitutto è uno dei volanti che più mi capita di consigliare ai ragazzi che vogliono iniziare con prodotti di altissima qualità senza spendere molto, e prendere questo volante in bundle con un SimCube 2 Sport per esempio vi fa iniziare il mondo del sim racing con due tra i prodotti migliori che ci sono sul mercato. La versione che ho io è sempre quella con i doppi paddle, quindi anche quelli della frizione versione premium, e con il paddle di cambiata, quello basico in plastica. Per chi fosse interessato lascerò qui il link in descrizione per poter andare a vedere la recensione completa. Siamo qui oggi per una piccola modifica perché mi sono arrivati i paddle nuovi. Questo perché quando avevo fatto la recensione sul canale dell'F Pro ancora non c'erano e non erano disponibili. Vediamo un po', vediamo un po'. Vi faccio proprio un velocissimo unboxing in diretta. Eccoli qua. E vi voglio subito spiegare una cosa. Sono lo stesso identico modello che viene montato anche nel nuovo Mercedes. Questa è la parte del connettore, ma infatti il montaggio penso che sarà molto semplice. Vediamo, li appoggiamo qua, la scatola ce la mettiamo da parte e andiamo a smontare quelli che sono i paddle. Chiave Torx, andiamo prima un pochino ad allentare le due viti, eccoci qua, e poi li andiamo a togliere una e due. In realtà appena, vedete, appena ho svitato già, eccoci qua, andiamo piano piano a togliere il connettore, piano piano, eccoci qua, togliamo anche l'altra vite. A questo punto andiamo anche a smontare la parte del paddle, quindi sempre chiave Torx, andiamo ad allentare e andiamo a svitare. Togliamo la prima vite, togliamo la seconda vite, eccoci qua, e abbiamo tolto il paddino. Questo è come si presenta quello in plastica e questo è quello in metallo. Vediamo un po'. È anche più potente la calamita, anche se le geometrie dovrebbero essere pressoché le stesse, vedete? A vederlo così la geometria è identica. Andiamo adesso a montare il pad qui, da questa parte. In questo caso l'alluminio è già filettato, nel caso di quelli in plastica, come vedete, c'erano degli inserti in metallo dove si andava ad avvitare proprio la parte del pad. Vediamo, eccoci qua. Io li avevo montati tutti alla massima distanza, andiamo a ristringere prima leggermente tutte e due, andiamo a raddrizzare e a quel punto stringiamo un pochino di più. Ok, senza esagerare, non serve. Ok, a questo punto andiamo a riconnettere
al volante, eccoci qua, ha fatto lo scattino, non so se si è sentito. Andiamo a riposizionare con tutti i fili dentro il pad e andiamo a rimontare le viti. Dico sempre stringete, ma non serve stringere a morte. Come si presenta? È un pochino più rumoroso, ma è anche più forte nel momento della trazione. A livello estetico, ragazzi, sono molto simili. La reale differenza sta in questa cosa, che quello originale, volendo una volta premuto, se continuavate a premere, vedete, si creava, vediamo se riesco a farvelo vedere, si poteva premere un pochino di più, ma dovevate fare molta più forza. Nel caso di quello in metallo, ragazzi, è totalmente bloccato. Sentite un blocco di fine corsa totalmente più netto. È più netto sia lo stacco che la parte in cui arriva a fine corsa. Ma adesso andrò a montare anche quest'altra e ve lo farò vedere in azione. Approfitto della recensione dei paddle per parlarvi anche di un piccolo aggiornamento che è stato fatto sul volante F-Core, sia per quanto riguarda il software, che dalla versione V7 passa alla versione V1.19 e porta con sé anche un aggiornamento firmware. Proprio per quanto riguarda questo aggiornamento vi consiglio di verificare che il volante sia connesso tramite USB e che la connessione sia USB e non Bluetooth, quindi andate a disabilitare totalmente quello che è quel genere di connessione. Procedete poi tranquillamente all'aggiornamento che verrà fatto in pochi secondi. Questo porterà dei piccoli miglioramenti per quanto riguarda la calibrazione delle frizioni, che diventerà molto più precisa rispetto a prima, soprattutto nella parte finale, e anche dei piccoli aggiornamenti per quanto riguarda il timing di aggiornamento dei vari encoder. Questo è un pochino a dimostrazione del continuo lavoro che Cube Control fa sui suoi prodotti. Arriviamo poi a parlare di quello che è il cuore di questa recensione, le palette. È un aggiornamento necessario? Personalmente, ragazzi, vi direi di no, perché a mio avviso anche quelle basi dell'F-Core funzionano molto bene, hanno un ottimo feeling e in più tengono molto basso quello che è il prezzo iniziale del prodotto e comunque danno un ottimo feeling di cambiata magnetica. Naturalmente per gli hardcore il cambio per un utente tipo me è un bel upgrade, mi fa molto piacere. Mi fa anche piacere un livello di forza in più che serve per l'azionamento, anche se a mio avviso era già più che sufficiente quello delle palette originali, ma naturalmente questo riguarda puramente quello che è il feedback, quello che è personalmente per ognuno di noi l'immersione alla guida, perché anche tutte le geometrie della cambiata restano pressoché identiche. Naturalmente il feeling fa un bel passo in avanti. Sempre un progetto molto compatto anche nella forma. Vi ricordo che è lo stesso modello che viene utilizzato anche nel nuovo Mercedes di Cube Control, e in questo caso si cambia un pochino anche quella che è la filosofia che fino ad oggi ha portato nei suoi cambi, perché nella parte del fulcro adesso abbiamo solamente un perno passante, non ci sono più i cuscinetti a sfera che venivano utilizzati nel CSX e nell'F Pro. Io li avevo già utilizzati con i cuscinetti anche nel Formula Pro che avevo prima. Personalmente non ho mai trovato una differenza palpabile su quella che è la fluidità del movimento, ma per mio gusto personale trovo molto più centrato questo genere di sistema con il perno passante. In questo caso si perde qualche regolazione in virtù della corsa, ma personalmente le trovo regolazioni veramente andare a cercare il pelo nell'uovo nella cambiata, e ci sono molte persone che hanno bisogno anche di questo, ma per quanto mi riguarda anche il solo spostamento della paletta più all'interno più all'esterno per me è più che sufficiente. In realtà per la forma delle mie mani ho trovato sempre corretta l'estensione massima dei paddle, che è il modo in cui vi vengono anche mandate. L'azionamento è sempre tramite un sensore di Hall a contatto, e anche per quanto riguarda il collegamento avete visto durante il montaggio è tutto davvero molto semplice.
fate soltanto delle piccole attenzioni quando andate a togliere il connettore, perché è la parte un pochino più delicata. Rinnovo il mio grazie a Cube Control per credere nel mio canale, per la presentazione dei suoi prodotti, e chi ragazzi si fosse persa la recensione dell'F-Core, vi invito ad andarvela a vedere, andarla a sfogliare nel canale, perché è un volante davvero interessante, dal costo molto contenuto per la qualità con cui è costruita, ed è un volante nella serie Cube Control dal diametro di 29 cm. Form factor a mio avviso molto interessante, e tengo anche a sottolineare che il genere di impugnature sia in materiale ma sia nella forma sono molto simili a quello che è il Mercedes. Un nuovo design che Cube Control sta portando nella sua lineup, che si differenzia da quello che è il Formula Pro e il CSX3. Con questo ragazzi vi ricordo sempre MDS Simparts, andatemi a cercare anche su Facebook, vi ricordo il mio gruppo Direct Drive Italia, venite, siete benvenuti. Poi ragazzi, in tanti guardate i miei video, ma non tutti vi andate ad iscrivere, per me è un grosso supporto, è l'unico aiuto che vi chiedo per cercare di supportare il canale e rendere possibile tutte le mie recensioni. Ciao!